per me è stato, diciamo, un colpo di fulmine. Non è molto difficile, mi alzo la mattina, apro il mio bel computer, guardo le previsioni meteo e decido dove andare a fare surf o kite o windsurf o SUP in base alle condizioni meteorologiche. Mi sento molto fortunato di essere calabrese perché la Calabria è bagnata da due mari, lo Ionio e il Tirreno, quindi questo mi permette di giocare su più quadranti. Infatti per quanto riguarda le perturbazioni che arrivano da sud, da sud-est, da nord, giochiamo sullo Ionio, mentre quando arrivano le perturbazioni da nord-ovest, ovvero da Maestrale, giochiamo sul Tirreno, quindi questo mi permette di allenarmi più spesso e con maggiore frequenza magari rispetto ad altre regioni che hanno soltanto un mare, come può essere per esempio il Lazio, la Toscana, la Liguria e così via. Quando uno ha a che fare con la natura scopre veramente il suo vero essere. Mi ricordo che quando ero piccolo ho visto planare per la prima volta il padre di un mio amico col windsurf e da quel giorno ho detto io devo fare questo, cioè non si discute. Infatti mi ricordo le mie prime prove per quanto riguarda il windsurf, avevo 14 anni e alzare questi veloni per me era veramente un'impresa ardua. Tutti mi vedevano e dicevano ma non ce la puoi fare ad alzarlo, sei troppo magro, sei troppo piccolo, devi aspettare di crescere, la vela è troppo pesante. A me non me ne è mai fregato niente perché io quando decido di fare una cosa la devo fare, punto e basta. Quindi mi sono messo giorno dopo giorno a provare ad alzare queste vele finché alla fine non ce l'ho fatta. Poi andando più avanti col tempo ho scoperto la prima crew di surf in Calabria, la Coppa Bay Surfer, che sono i miei compagni di surf da onda che mi hanno, diciamo, avvicinato all'ambiente surfistico. Quindi diciamo che io adesso mi trovo a praticare il kitesurf a livello agonistico, il windsurf a livello amatoriale, il surf da onda e lo stand-up paddle che mi servono, diciamo, per migliorare diciamo, la mia tecnica nel kitesurf wave, perché come tutti sanno, diciamo, che la religione di tutto è il surf da onda. Cioè col surf da onda che è partito tutto, quindi è normale che praticando surf da onda non si fa altro che anche migliorare la tecnica per quanto riguarda il kitesurf, perché quando si ha a che fare con le onde una buona tecnica di surf da onda fa la differenza soprattutto nelle gare. Uno dei miei sogni è proprio quello di vedere molti più giovani, molti più teenager avvicinarsi molto più a questo tipo di vita naturalistica e non magari a quella della vita mondana, delle serate in discoteche. Ed è per questo che ho deciso anche di fare l'istruttore di kitesurf, proprio per avvicinare più gente possibile a questo mondo e far apprezzare la natura sotto un punto di vista differente. Sono Toni Cili, il waterman italiano e sto qua, in Sud Italia, in Calabria.